Buongiorno a tutti ragazzi, altra giornata qua sull'isola in Sardegna. Come avete visto siamo finiti davvero in un bellissimo posto, anche perché ieri stavamo cercando uno spot per dormire, anche perché comunque si stava facendo tardi, e alla fine eravamo praticamente sulla strada che stavamo puntando in direzione per le spiagge di Piscinas, anche perché sarà quella la nostra meta di oggi, sempre lungo la costa ovest, però più verso il sud della Sardegna. Praticamente stavamo percorrendo questa strada quando abbiamo visto un cartello camper, sosta camper, adesso non si capiva tanto bene, però vabbè, ho fatto manovra, siamo tornati indietro, che si chiama Agriturismo Pertunghe. Adesso non so se magari qualcuno di voi che sta guardando questo video magari c'è mai stato, ed è molto carino questo posto perché, come avete visto dalle clip del drone, è praticamente vicino a un punto di osservazione su uno stagno che c'è qua dietro, principalmente per i fenicotteri. Sarebbe per tutta la fauna locale, però principalmente i fenicotteri, anche perché è un luogo dove ne arrivano parecchi, si possono vedere. Tra l'altro siamo arrivati ieri sera appunto portandoci dietro il nostro solito maestrale, il nostro solito vento che ci sta accompagnando ormai da 4 giorni a questa parte, 5 giorni, adesso non mi ricordo, ormai ho perso il conto. E niente, praticamente siamo saliti per appunto andare a chiedere ai proprietari com'è che funzionava, anche perché non c'erano né costi né niente scritti da nessuna parte. Abbiamo incontrato appunto Ambrogio, che è uno dei due proprietari, sono lui e sua moglie, e gli abbiamo chiesto il discorso del camper e ci ha detto proprio tranquillamente: potete mettervi lì dove volete. Loro hanno un bello spiazzo, come avete visto dal drone dall'alto, pagate 10 euro e potete stare tutta notte. Ovviamente ragazzi non hanno né camper service né carico né scarico, anche perché la funzione principale è l'agriturismo. Ovviamente avendo possono offrire sosta appunto ai camperisti, a quelli col van. Abbiamo dormito qua tra l'altro da Dio, però prima di andare a dormire abbiamo chiesto anche informazioni per mangiare la sera, anche perché era tardi, e niente, siamo finiti appunto lì, abbiamo mangiato molto bene, sia antipasto che primo che caffè, mirto, tutto buonissimo. E appunto oggi è un altro giorno qua, che tra l'altro sono le 8:10 e verso le 8:30 faremo colazione sempre qua all'agriturismo, perché pensate, con 4 euro vi offrono brioche, succo e caffè, quindi 4 euro più che onesto, ci sta, prezzi davvero nella norma, perché anche ieri sera loro hanno un menù per i viaggiatori, un menù per gli ospiti, e poi invece hanno anche il menù fuori, menù alla carta diciamo. Pensate che vabbè, lei è sarda e lui invece arriva da Trezzo. 6 mesi fa hanno incominciato a fare questo progetto qua in questo posto. Noi adesso ci sistemiamo e poi dopo andiamo a fare colazione. Mentre aspettiamo le 8:30 io ho fatto l'hotspot con il cellulare e sto caricando il video che uscirà appunto questa sera, e sperando per la connessione, anche perché la connessione c'è per il download, è l'upload che è un po' così. Adesso l'ho attaccato già da un po', siamo solamente al 10%, però vabbè, vediamo un po' quello che si riesce a fare. Tra l'altro il discorso del menù della cena, c'è il menù appunto per gli ospiti che pensate sono solamente 20 euro, avete delle scelte tra primi di carni, primi di pesce, c'è il secondo col contorno, c'è dentro anche l'acqua, il vino e il caffè. Tutto per 20 euro ragazzi. Adesso non so se poi dopo più avanti cambieranno i prezzi, cambierà la stagione, però ad oggi che comunque siamo ad agosto i prezzi sono questi. Poi ovviamente appunto ci sono i piatti fuori dal menù che hanno i loro prezzi 12, 13, 11 euro, dipende poi dopo cosa prendete, ma sono i soliti prezzi alla carta diciamo. Come avete visto ragazzi, ci siamo posizionati lì con il culo del camper rivolto appunto verso lo stagno con i fenicotteri, così abbiamo potuto aprire il portellone stamattina e goderci l'alba, anche perché appunto ha albeggiato da quella parte là. Adesso ormai è un po' alto il sole, ci sono anche un po' di nuvole e il vento. I was lost to the menace of the mind. Sucker punched by love most of my life. Told myself I would always toe the line. Tripped on love and fell. You shook me out my shell. Now I know you well. Tripped on love and fell. You shook me out my shell. Now I know.
dopo aver finito colazione, ragazzi, e aver salutato Ambrogio e Giovanna, siamo pronti a lasciare questo agriturismo per andare verso le piscine. Ci sono due strade per arrivare, una leggermente più semplice e l'altra con qualche guado, con qualche, diciamo, non dico difficoltà, ma più bella, mettiamola così. Vediamo di fare quella. Se ovviamente diventa troppo complicato, perché non so la situazione che c'è al momento, è vero che non piove da una vita, però non so che tipo di guadi ci sono, è la prima volta che andiamo, vabbè, torniamo indietro e facciamo quella più semplice. Sono 32 km, mi segna un 45 più o meno, 44 minuti e niente, proseguiamo con un po' di sole, nuvole, però vabbè, chi se ne frega, andiamo. Come state vedendo, ragazzi, stiamo percorrendo praticamente una strada, posso dire, panoramica su tutto il litorale ed è molto bello, non sembra neanche di essere in Sardegna. Voi pensate che noi 3-4 anni fa siamo andati in Portogallo, abbiamo fatto il giro di Portogallo in macchina perché non avevamo ancora il camper, e tutto questo paesaggio così davvero sembra quello del Portogallo, anche perché si trovavano cavalloni enormi, vento e tutto, quindi essendoci il maestrale ed essendoci comunque mare aperto e non calette, vedete appunto tutti questi ondoni ed è molto bello da vedere. Ovviamente stare in spiaggia, magari a fare il bagno, non è tanto simpatico, però da vedere mentre si guida è molto bello. Difatti adesso però ci spostiamo leggermente all'interno per poi riuscire sempre all'esterno, dovremmo trovarci alle dune di Piscinas. Adesso vediamo un po' la situazione com'è, che poi già in questo pezzo qua voi potete tranquillamente fermarvi perché ci sono dei piccoli spottini sempre sulla destra, c'è una discesa sterrata, difatti dalla strada si possono vedere anche camper o comunque van già parcheggiati e potete anche sostare qua senza andare a fare guadi o comunque infilarvi ancora di più all'interno. Mamma mia che sudato, ho fatto una corsa, ragazzi, perché arrivati ad un certo punto qua prima delle dune ci sono due vie, diciamo. Una che era quella che volevo fare, che era un po' più bella, c'erano un paio di guadi, però il problema è che, non sapendo appunto com'era la situazione adesso, ho fatto una corsa, il guado non è il problema. Il problema è che si vede che in un punto è franato leggermente il terreno e quindi praticamente c'è un avvallamento che è quasi impossibile farlo, cioè magari ci si riesce ma è un macello, inutile andarsi a complicare la vita. Adesso proviamo invece a fare quella, dovrebbe essere tra virgolette più facile, per arrivare sempre lì alle dune. Magari in un altro periodo, comunque un anno fa, 6 mesi fa, era diverso le rocce, che magari non era così franato e si riusciva a fare. Oggi ad agosto no.
Come avete visto ragazzi, dalle riprese con il drone l'ho fatto volare un attimo per vedere la situazione circostante. Allora, la strada che vi dicevo, quella più semplice, sì, va bene, però si arriva praticamente al posto dove vanno tutti, dove c'è scritto appunto sulla mappa, su Google Maps, le dune de Piscinas, e tutti sono lì. L'altro invece, dove avete visto quel camioncino lì bianco, è dove volevamo andare noi. Ovviamente loro è un camioncino bianco, è piccolino, un fiorino, e ce l'hanno fatta senza problemi perché sono riusciti a scavallare in quel punto dove vi dicevo che con il passo lungo non si riesce. Però ho visto dall'alto che c'è una discesa che visibilmente a piedi non l'avevo vista, quindi adesso proviamo ad andare dove vanno tutti e vediamo se ci piace. Se ci piace rimaniamo lì, se no proviamo invece ad andare dall'altra parte dove è andato il fiorino, però passando non nel punto critico ma dall'altra parte. Vediamo, facciamo un po' di test, un po' di prove, però d'altronde se no non ci si riesce. Sometimes winning's losing fast and moving past who is right and who is wrong. And sometimes leaving's all I've got, even when I know it's not. Ragazzi, se fate la strada più facile arrivate qua al parcheggio, praticamente come avete visto tutti parcheggiati uno in fila all'altra, 10 euro la giornata. Allora, visto che come avete capito non abbiamo voglia di regalargli 10 euro, ma poi comunque magari voleva rimanere qua anche domani, adesso vediamo, comunque non abbiamo voglia di pagare. Proviamo il discorso del guado, quello là all'inizio, rifacciamo l'ultimo guado, questo qua adesso, che è facile appunto perché tanto dobbiamo tornare indietro. Se la situazione del primo guado, della prima zona, non è fattibile, torniamo proprio fuori, prima di Piscinas, praticamente sul litorale, che era anche bello lì fuori dalle scatole ed era anche facile entrare con lo sterrato e tutto il resto. Però vabbè, adesso vediamo, dai, oggi la mattinata va un po' per le prove dello spot giusto. The sky, I'd be jealous just to see you feel another's lonely night. So I'm sending you a message through a broken satellite. I love you, I love you, I love you. Sundown to sunrise. Sundown to sunrise. Alla fine ragazzi abbiamo optato per questo spot che avete appena visto. Praticamente siamo comunque con la vista sul mare, siamo ovviamente un po' distanti, c'è il pezzettino per scendere giù in spiaggia, però vabbè, oggi va così. Non è male come posto, ci sono già parcheggiati altri camper, van, tra l'altro ce n'è uno 4x4 con lo Sprinter, tanta roba, là c'è anche un camper. Ho guardato queste stradine di qua, ma comunque non sono fattibili anche perché c'è sabbia e tutto il resto. Penso proprio che noi oggi rimaniamo qua. Adesso io ho un po' di fame, quindi vediamo un attimino il da farsi e ci godiamo questo panorama. Il vento c'è, sembra meno rispetto a quando eravamo a Isarutas, adesso non so, magari è una mia impressione, però sembrerebbe meno. Il mare ovviamente, vabbè, stragitato, cavalloni, che sembra di essere davvero a Nazaré in Portogallo. Comunque ragazzi, ripeto, se non avessi avuto questo tipo di sospensioni in alcuni punti avrei davvero toccato, quindi tanta roba.
Grazie Emiliano per le sospensioni. Tra l'altro colgo l'occasione di questo video perché qualche video fa è uscito quel video che non è che mi ero lamentato, però mi ero preoccupato del discorso delle sospensioni, ma è solamente stato un caso appunto perché l'aria si era bilanciata in un soffietto o nell'altro perché ero sbilanciato, quindi fortuna vuole che le sospensioni non hanno nessun tipo di problema, anzi zero. In questo caso mi sono autolivellato un'altra volta, per fare la salita di prima le ho alzate a 5, 5,5, così ho alzato un attimino il culo, avendo spostato il baricentro davanti, essendo trazione anteriore ha spinto molto di più, quindi nessun tipo di problema. Quindi sospensione d'aria in questa vacanza in Sardegna sono servite, almeno fino ad ora sono servite, come tra l'altro il serbatoio che ho fatto io, quindi top. Adesso si mangia qualcosina, mi farò una bella spinacina. Qua tanto c'è il frigor che sta praticamente esplodendo, anzi ci pappiamo 2 cotolette con filetti di pollo, le abbiamo prese dall'Eurospin l'altra volta queste, quindi bomba. Tra l'altro adesso mentre si fanno le 2 cotolette volevo spendere 2 parole su piscina, nel senso che ci sta perché è una cosa un po' particolare, perché ci sono tutte le dune, c'è la sabbia, quindi diciamo che il paesaggio è caratteristico e comunque fa un pochino impressione, nel senso che non sembra neanche di essere comunque in Sardegna, sembra di essere, non dico nel deserto, ma quasi. Però poi dopo arrivi lì, parcheggio a pagamento, comunque 10 euro per i camper. Io parlo per i camper perché vabbè, noi viaggiamo con un camper, quindi va bene, le macchine costano meno. Però non so chi di voi è mai stato per esempio in Portogallo. In Portogallo ci sono un casino di spiagge tutte così, anzi alcune anche più belle, che sembra davvero di essere alcune volte sulla luna, cioè terra rossa, scogliera rossa, tramonti della Madonna, bellissime, e comunque tutte gratuite. Cioè parcheggi senza problemi, scendi giù sia con la macchina, sia col van, sia col camper. Noi l'abbiamo fatta in macchina perché aveva la macchina, però capite la differenza, nel senso che adesso non è che sto discriminando, comunque sto dicendo che fanno meglio all'estero e male in Italia, però è una spiaggia normalissima che tu arrivi e c'è praticamente lo spiaggione. Perché lo vai a mettere a pagamento dalle 8 alle 20? Lascia andare libero e basta, piuttosto metti il divieto di campeggio, è buona. Perché devi mettere a pagamento una spiaggia enorme, lunghissima, dove la gente magari, uno vuole rimanere magari 2 giorni e sono già comunque 20 euro, in più ci devi mettere magari comunque lo scarico e carico in altri campeggi, ti costa una vacanza, ti costa una badilata. Una volta il discorso del viaggiare in camper era una cosa, non dico economica, però erano ricchi quelli che andavano in hotel, erano ricchi quelli che andavano nel resort. Adesso si è forse ribaltata la cosa, però vabbè, quindi sì, bello quanto vuoi, io ci starei una giornata, magari farei volare il drone, però sono mie considerazioni personali, quindi sono da prendere con le pinze e ognuno poi dopo ragiona e fa quello che vuole. Io l'ho vista così, bella, carina, arrivare, ti diverti per il discorso dei guadi, però inizia secondo me e finisce lì. Ci sono molti altri posti meno conosciuti dove ti puoi stradivertire, dove puoi passare in libera 2-3 giorni senza rotture di balle, con dei tramonti e delle albe della Madonna. Tutto qua. La tattica di abbassare più questo che spinge di più e di questo mettere la manetta funziona, ragazzi, perché come vedete le ho appena girate e praticamente si sono dorate nella stessa maniera tutte e due, quindi ci siamo. Dai che se mangia, dai che se mangia.
you.